Siamo in alberghe a Vola Regina, bello alberghe, bello, no, buona posizione perché c'è anche il supermercato qua dietro. E ora cominciamo a camminare, yeah, yeah, yeah. E tu cos'hai da guardare? Granaio galiziano malvagio. Sto usando l'HDR perché in realtà è buio ancora. E niente, stiamo salendo continuamente, via, sempre più in alto. Finalmente abbastanza luce per un po' di riprese. Abbiamo lasciato l'asfalto perché c'è tanto asfalto su questo cammino portoghese della costa e adesso stiamo procedendo verso Pontevedra, che non è però la fine tappa di oggi, e si vede che che sono confluiti i due cammini, sia quello dell'interior che quello della costa, dal numero di persone che sta camminando e che trovano sulla strada. Veramente è aumentato di parecchio, per cui sembra quasi che ci fossero più camminatori su quello interior che su quello della costa. Strano, vabbè. Era la scelta fra due sentieri, uno lungo 70 metri con pendenza del 15% e uno di 360 con pendenza del 5%. Loro hanno insistito per fare quello del 15%, vabbè dai, era solo uno strappettino. Quella sotto di noi è l'Enseada de San Simón e quella è l'isoletta di San Pedro de San Simón. L'altra isoletta non mi ricordo il nome. No, beh, è partita male la tappa con tantissimo asfalto, adesso invece si sta riprendendo, vediamo quanto dura. È il terzo Mojón di fila dove è stata asportata la targhetta che indicava la distanza in chilometri. In effetti è un po' eccessiva, ogni 120-150 metri ti dicono quanta distanza manca da Santiago. Mettiamo un po' l'ansia, ti rovinava un pochino il viaggio. Magari se proprio volete mettere la distanza mettetela ogni 10 km. Se qualcuno ha voluto dare un messaggio così, non lo so. Oppure hanno finito i fondi per le targhette, mi sembra strano. Il ponte medievale, il ponte di San Paio mi pare. Allora, non inquadro di là perché c'è il sole, di qua c'è l'Ensenada. Vedete i gitanti dei 100 km. Sta rivelando piacevole questa tappa. E qui c'è un albero col segnale ma è caduto. Carina, carina, l'ombra fresca nel verde. Vediamo finché dura. Adesso sono curioso se anche il resto del cammino dell'interior sia in realtà tutto così, che non è male, Forse l'avrei preferito a quello sull'oceano, però se lo sente Giulia mi picchia, perché lei aspettava il cammino sull'oceano da tanto tempo. È molto francesizzato, per cui l'area sosta. Ok, la cappella di Santa Marta, dove c'è anche il seio, abbiamo lasciato un po' di monete e adesso andiamo a ripescare mia sorella che ci aspettava qui, invece è andata. Dove è andata? Che ne so dove è andata.
Siamo sul cammino complementario di fianco al Rio, che è un po' più lungo, però è all'ombra, è più tranquillo, non c'è la strada. Probabilmente canale del mulino della Cabañas, il mulino non è più, ma il canale Gran Camò. Un blu dell'artistico. Cos'è l'arte veramente? C'è l'eco? Eco? No. Fate inversione quando potete. La tentazione di camminarci in mezzo è forte, eh? Siamo a Pontevedra. Carmen, no, Carmen. Una crochetteria, una crocchetta di jamón iberico, eh? Ma dici già sarà stato l'albergo di domani, da jamón iberico, per un po' ce lo scordiamo. Di là. Vorrebbe lavare le mani, ma non ci arriva. Vieni via Giulia. E oggi i ponti li abbiamo passati, eh? Sì. Solo questo è modernissimo. È pedonale, così grande? L'uscita da Pontevedra è funestata dai lavori in corso, comunque era già abbastanza brutta di per sé. Ci può fare bagno? Andiamo, dai. Questo posto non sembra granché, ma qui a sinistra il cammino spiritual che allunga di un paio di giorni, c'è anche da fare un tragitto in barca, e invece qui a destra il cammino portoghese dell'interior normale, dritto per Santiago, che è quello che faremo noi. Una tappa sembra troppo bella per essere vera, infatti adesso è da qualche chilometro che è su strada, abbastanza brutta, vai, pazienza, manca solo pochi chilometri all'arrivo, penso 5. Questo però sembra un granaio asturiano, non un granaio galiziano, un atto di ribellione, l'originale del paese, tutti fanno il granaio galiziano, io faccio quello asturiano, tiè. L'hanno portato in paese, l'hanno impecciato, coperto di piume. Vabbè dai, sembrava una tappa così bella, ma dopo Pontevedra, cavoli. Pontevedra. A Vetra è a Milano. Pontevedra, mamma mia. E va bene dai, più che altro che poi anche il caldo che la fa peggiorare, sembrare peggio di quello che è. Il Moon dei 60 km spaccati, 60,000. Migliorato un po', c'è anche un po' d'arietta, ma il venticello che rinfresca, siamo all'ombra, su uno sterrato. Speriamo che la tappa finisca così, in leggerezza.
Sono stanco oggi. Anche Giulia è stanca. Ci facciamo le riprese a vicenda. Ma che coppia. Passaggio a livello nel nulla. Riuscirà a passare Giulia prima che si metta a suonare? Siamo a San Amaro, il paese degli sgroppini, come si dice, o degli sciottini. No, è chiusa, va bene. Siamo infine giunti a Portele, ci accoglie un profumo intensissimo di eucalipto portato dal vento. E di questa chiesa, il cimitero, la chiesa, e dietro c'è l'albergo. Oggi è finita qui, andiamo a lavarci e a tornare umani a riposarci. La cena comunitaria che è finita, molto bella, c'è stato un discorso toccante, peccato che noi ci eravamo già cucinati la pasta e per cui ci si era raffreddata mentre faceva il discorso toccante. Questa sera è presto, sono solo 8:20, abbiamo finito di cenare tutto. Cena comunitaria, ecco, se solo Jorge ci avesse avvisato anche a noi che c'era la cena comunitaria, che l'ha detto a tutti via WhatsApp, tranne a noi che ci siamo caricati come dei muli a 9 km da qui e abbiamo fatto anche la figura di quelli che vogliono mangiare a tutti i costi la pasta da soli, gne nel loro angolino. Ma io ho fatto la brava perché ho preso la zuppetta vegetariana che alla fine L'unica sei stata a prendere, nessun altro l'ha presa. No, ho visto un'altra persona Perché che alla fine era un'ottima. L'ho riportata piena in cucina, Non lo so, se la sopa vegetariana. Domani a Padron. Cioè, mettila nella borraccia. Ne via. Quella termica. E mi sono anche bevuta una birra per poter aiutare l'economia locale Che e ho però anche dato il donativo. Che però quindi birra non era. No, non ci ha creduto abbastanza. No, comunque diciamo. c'è una bella cucina, è abbastanza attrezzata, nel caso chiedete all'ospitalero. È meraviglioso. Cioè vi dico, fate la cena comunitaria. Se volete proprio cucinare, è possibile cucinare. Poi c'è il giardino, è carino. Poi Non ci sono le mollette, però per 12 euro cosa accidenti volete? Ecco, prenotate prima perché noi qua siamo in 35. Noi abbiamo prenotato a giugno e abbiamo la camera con i letti. Chi non ha prenotato per tempo dorme per terra su dei materassi in 23 in una stanza che non ho osato andare a vedere. Prenotate, se volete stare qui è un bel posto, c'è una bella atmosfera, un po' hippie, cose del genere. Prenotate prima, come abbiamo fatto noi. Vabbè, speriamo ancora un po', poi andiamo in branda come i vecchiacci che siamo. Va bene, poi io vado a salutare le ragazze della Repubblica Ceca. Sì, vabbè. Vuoi andare a dormire? Vai, Raus.